Sono Antonio Ingroia, procuratore aggiunto a Palermo. Ho lavorato per tanti anni, 20 anni ormai alla Procura di Palermo come pubblico ministero antimafia. Ho iniziato la mia carriera con Falcone e Borsellino e ho condotto tante indagini e processi sulla mafia, sui rapporti mafia-politica, mafia-economia, credo con qualche buon risultato. Ho avuto una carriera piena di soddisfazione ma anche piena di difficoltà. Affrontare un'organizzazione con la mafia non è una cosa semplice, perché la mafia è soprattutto un sistema di potere criminale che ha molte coperture, che ha molte entrature nella società, nel mondo delle istituzioni, nel mondo della politica, dell'economia e anche nel mondo della magistratura. E quando poi ti occupi non solo della mafia militare, ma ti occupi del rapporto fra mafia e istituzioni, mafia e politica, mafia ed economia, è chiaro che i guai vengono presto, ci sono le noie, ci sono gli attacchi. Io sono stato spesso oggetto di attacchi politici, di campagne di stampa di delegittimazione, di denigrazione, mi sono sentito a volte isolato, bersaglio, a volte di critica anche interna della magistratura. Non è facile, operare in questa situazione, però quando sei con la coscienza a posto, quando hai una tua motivazione forte, quando hai tanti colleghi e amici che comunque ti aiutano e ti sostengono, si riesce ad andare avanti. La mia scelta di andare in Guatemala non è né una fuga, né un abbandono, né neppure un esilio. E io avvertivo da un po' l'esigenza di chiudere per un certo periodo un capitolo importante professionale della mia vita. E ho chiuso l'indagine più importante degli ultimi anni, l'indagine sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Contemporaneamente le Nazioni Unite mi hanno offerto un incarico internazionale. Io sono sempre stato convinto che la mafia va affrontata non solo a livello nazionale ma anche transnazionale. Ho chiesto un po' di tempo, ho chiesto una proroga alle Nazioni Unite perché potessi prima completare l'indagine, e appena completata l'indagine sono deciso di accettare l'incarico e vado in Guatemala senza rimpianti ma con grande entusiasmo. L'Italia sta attraversando un momento complicato, ma che nel contempo ha dentro di sé dei fattori positivi, dinamici. Si può migliorare, si può cambiare, si può svoltare. Io sto andando in Guatemala, ma non ho intenzione di perdere di vista l'Italia, anzi ho sempre interpretato il mio ruolo partecipando attivamente al dibattito nel mio paese, e lo farò anche dal Guatemala, e proprio perché voglio stimolare sempre di più questo movimento che io vedo che cresce, un movimento che vuole più giustizia e vuole più verità, e su questo mi impegnerò a fondo. Se ci guardiamo indietro, noi vedremo che ad esempio l'Italia, la Sicilia, è stata in preda della mafia per decenni e decenni. Oggi la mafia non è stata sconfitta, però la mafia è costretta a un po' a nascondersi, a mimetizzarsi, a stare invisibile. E allora questo significa che la mafia ha un po', di vergogna ed è costretta appunto ad arretrare. E contro di questo dobbiamo impegnarci più a fondo, e soprattutto quello che abbiamo bisogno è l'impegno dei giovani. Abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente che non faccia più patti osceni con le mafie.